Io sono un altoatesino, dall'Alto Adige, dal nord Alto dell'Italia. Adige. Sì, ma proprio dal nord, perché arrivo da Vipiteno, non so se Sì, stata. Vipiteno. Lo yogurt, Sì, il yogurt, latte. esatto, yogurt. Esatto. E dicono, questo vino è molto verticale. Cosa vuol dire? Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to a new installment of On the Road with Stevie Kim. Today is part 3 of Stevie's visit to the Wine Cube in Milan. Stevie meets Eros Teboni, named the best sommelier in the world 2018, and they discuss Eros's journey from his childhood in Alto Adige all the way to his fame in the wine sector today. Hello, my name's Stevie Kim, and this is Italian Wine Podcast On the Road edition, part 3. It is an event called Wine Cube. We will be dedicating the entire day reporting to you about the grand tasting and of the master classes. So right now, part 3, we are here with Mr. Eros Teboni. Wow. Yeah! First of all, Eros, allora, he's actually the best sommelier in the world. He has that title, 2018. Chi sei? Per magari il nostro audience che non ti Che non mi conosce. conosce. Io sono un altoatesino, dall'Alto Adige, dal nord Alto dell'Italia. Adige. Sì, ma proprio dal nord, perché arrivo da Vipiteno, non so se ci sei mai Sì, stata. Vipiteno. Lo yogurt. Sì, il yogurt, latte. esatto, yogurt. Esattamente. E noi abbiamo una piccola, ho studiato, insomma, ho fatto il liceo scientifico, io ho cominciato l'università di enologia, però c'è sempre stata un po' la passione perché noi in casa, in famiglia, abbiamo una piccola enoteca, un piccolo import-export. A Vipiteno? Vicino a Vipiteno. Ah, ok. Diciamo che papà ha sempre cercato di seminare le informazioni sul vino. Poi avevo cominciato a 15-16 anni con il magazziniere dell'enoteca, no? Perché quelli sono i lavori che si cominciano a fare. Poi ho cominciato a farmi qualche corsettino, qualche piccola degustazioncina, poi mi è piaciuto molto, infatti ho scelto enologia all'università. Poi ho fatto le mie esperienze in giro come assistente enologo e poi ho deciso che ero molto più bravo a parlare e a comunicare il vino rispetto a farlo. Che sono due cose completamente diverse. Certo. E quando mi ricordo le ultime vendemmie che ho fatto in Toscana, che alcune fermentazioni non partivano, sai, quando si gioca con le fermentazioni spontanee è molto più difficile e poi però per fortuna è andata tutto bene. Ho visto il video che mi ha mandato l'enologo. Guarda che è partita la fermentazione dello Chardonnay, io ero da Monteverro, mi ricordo, e si poteva dormire di nuovo la notte, perché sai benissimo com'è. Ah, eri a Monteverro? Ho fatto 2013 a Monteverro. Ah, ho capito. Sì. E poi ho cominciato a viaggiare in giro per l'Europa nella ristorazione. Quindi comunque hai avuto una, diciamo, esposizione al vino A 300 molto gradi. presto, quindi Sì. avendo la enoteca in casa, Certo. letteralmente, hai avuto la possibilità di assaggiare e allenare il tuo palato. Ma ascoltami, tu sei stato questo titolo 2018, giusto? Come è cambiato la tua vita dopo? Ma allora, io prima e nel mentre avevo sia la mia ditta, la mia società per consulenza per la ristorazione, ma lavoravo anche all'interno dei ristoranti. Adesso gli ultimi 3 anni prima del titolo ero in Italia, ero in Alto Adige, ho fatto un po' di Austria, un po' di Germania, Francia, ho girato un po'. E poi cosa è successo? A livello di eventi già si faceva, dal 2016-17 si è sempre cominciato a fare un po' di degustazioni in giro, a livello naturalmente regionale, ma nord Italia, Milano anche un pochino. E poi, insomma, grazie a questo titolo e grazie anche sicuramente a, nuovi contatti, conoscenze, poi da cosa che ho imparato è nel momento in cui anche i miei ragazzi fanno un ottimo lavoro e sono contento del lavoro che fanno, sono io il primo che vado a richiamarli. Ascoltami, tu, Teboni, come un, diciamo, non solo come sommelier ma come degustatore, hai brevettato tuo stile particolare? Cioè, come puoi definire il tuo modo di assaggiare? Allora, a me... modo semplice. Sì, certo. Sì. A me piace molto, ad esempio, a livello stilistico, quando un vino rappresenta molto il territorio. Adesso ti faccio un esempio, bevo un Sauvignon dell'Alto Adige, a me piace che abbia le caratteristiche base
dei Sauvignon che possono essere dell'Alto Adige, quindi caratteristiche identificative molto tipiche. Poi è ovvio che ci sono tantissime eccezioni e sono sempre ben accette, però mi piace trovare, sai, un po' di rigore stilistico, ma perché studiando, secondo me, con la scuola sommelieria austriaca, dove abbiamo cominciato a fare i primi concorsi, lì ti preparano molto, sai, il Grünveltliner che cos'è? Sai di questo. Il Riesling austriaco, ad esempio, che cos'è? Questo. Mosella di che cosa sa? Rheingau che cos'è? E quindi sei molto settoriato, è una cosa che a me piace molto. Poi ovvio, se adesso c'è qualcuno che fa un Riesling che non ha niente a che fare con quel territorio, ma comunque un grande vino, è sempre buono e piacevole da bere. Allora, questo è un perfetto segue per parlare della tua masterclass oggi, che si chiama Le grandi denominazioni italiane. Sì. Allora, spiegaci un po' come è Cosa organizzato. Sì. Allora, faremo un po' dei salti tra nord e sud, partendo dal Piemonte col Barolo, andando fino in Campania, in Sicilia, e passeremo tramite dei vini che abbiamo scelto in modo da riuscire a mantenere proprio e a far vedere anche, soprattutto Partesa, che cosa ha anche nel catalogo, per far vedere quali sono delle stilistiche tipiche. E qui abbiamo fatto questa piccola selezione, piccola, sono comunque abbastanza vini. Quanti vini sono allora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non proprio piccolissimo. No, 9 c'è vini. abbastanza. Sì. Ovvio che adesso se si guarda la lista si può sempre aggiungere cose, si possono togliere cose, però insomma abbiamo scelto dei classici abbastanza tipici e cose secondo me molto riconoscibili e utili anche, che non dico che ogni sommelier dovrebbe avere in carta, però che sicuramente aiutano anche se qualcuno vuole un tipico Barolo, se qualcuno vuole un Amarone, se qualcuno vuole altri vitigni tipici, ad avere delle caratteristiche singolari all'interno del proprio menù. Ok, allora facciamo un esempio. Ok, primo vino, Umani Ronchi, Verdicchio, classico, Castelli di Jesi, Vecchie Vigne. Esatto. Questo perché definisci le Perché grandi l'abbiamo scelto. denominazioni italiane? Beh, sicuramente come Verdicchio sappiamo benissimo che insieme al Barolo citato prima sono delle denominazioni molto molto importanti. Sono sicuramente il Verdicchio tra le quali una di quelle denominazioni dove riusciamo veramente a parlare sia delle classiche note che piace sentire a tutti, sapidità, mineralità, verticalità, che però è facile parlare di queste cose perché ultimamente lo si utilizza quasi su ogni vino, perché comunque rende bello, fa figo, diciamo così. E sul Verdicchio invece sicuramente queste determinate note, o alcune di queste, più alcune che altre, sono molto spiccate. Poi si può parlare comunque di vini da invecchiamento, quindi comunque hanno un potenziale molto alto, e secondo me si ha la possibilità di, non dico riscoprire, perché sicuramente non tramite me si riscopre il Verdicchio, però per sottolineare che c'è anche questa dominazione, che sicuramente è un po' a livello di fama un po' inferiore rispetto al Barolo, sempre citato prima. E qui, proprio per questo, secondo me è utile riuscire ad avere anche questa tipologia di vini. Io ho una domanda per te dal nostro audience che chiedono sempre. Sì. Quando un sommelier o un critico del vino degustano un vino e dicono questo vino è molto verticale, cosa vuol dire? A me piace perché su tante volte già si fa fatica a capire cos'è la sapidità e la mineralità e non metterle insieme. Poi la verticalità, sai, sono tutti questi belli aggettivi che sì, la critica utilizza molto spesso per... Ma tu lo utilizzi? Poco, perché è difficile da comprendere. Sì. Perché che cosa vuol dire? Un vino anche... La verticalità, si può parlare anche di un vino longilineo. Cos'è un vino longilineo? Cos'è un vino dritto? Sì, sono sinonimi. Sono sinonimi, sì, esattamente. Allora, però diciamo cosa vuol dire a livello nel di vino? verticalità sicuramente ha a che fare con l'acidità. Quindi è un vino che è molto compatto nel palato, quindi non si espande molto a livello di palato, rimane molto socchiuso, bello lungo, ovvero sia dall'inizio alla fine abbiamo sicuramente una persistenza molto alta. È un vino che, come dicevo, rimane compatto, gioca sull'acidità, si combina anche con un po' di mineralità, la sapidità la lascerei stare, e rimane comunque per tutto il percorso della persistenza molto compatto sulla lingua, centrato sul palato, che chiude stretto nel momento in cui si mette in bocca e
scusatemi, apre stretto e richiude stretto, quindi molto lungo anche, molto spinto, diciamo così, se così lo si vuole descrivere. Si punta molto di più su magari una frutta leggermente meno matura rispetto alla frutta molto più matura, se adesso vogliamo anche indirizzarlo su un punto di frutta. È una parola molto Però complessa. un altro aggettivo per te, se tu dovessi descrivere, diciamo, questa parola, questo aggettivo a tua nonna, ok? Per un vino. Verticale? No? Un'altra parola. Croccante. Ah. In English è crunchy. Crunchy. Come lo spiegheresti alla tua nonna? A mia nonna gli spiegherei che Quando il vino è abbiamo croccante. fatto ieri, c'era una degustazione dove si parlava di un pino bianco che era molto croccante. Che cosa vuol dire? Io gli ho fatto l'esempio ai ragazzi che sono venuti a degustare di una pesca. Quando tu mangi una pesca che non è super matura, una pesca gialla leggermente matura, che la mangi ed è veramente molto croccante. Immaginarsi la pesca proprio che si va a contatto con la bocca, questo discorso molto leggermente meno maturo, un'acidità anche qua che è abbastanza spinta, una polpa abbastanza dura. Quindi la croccantezza secondo me nel vino si può definire come un'acidità magari un po' più squilibrata all'inizio, un po' più alta, che si collega sia alla frutta gialla che al citrico. Sì, molto croccante, molto vivace anche. Secondo me non sono due sinonimi, ma sono due aggettivi che vanno molto bene insieme. Ascoltami, allora oggi hai questi 9 vini. In platea diciamo, i partecipanti sono principalmente trade, quindi wine professionals, ma anche wine lover. Come condurrai la degustazione? Con che linguaggio? Perché parliamo di comunicazione qui, no? Molto importante. Ho cambiato molto il mio modo di comunicare nel 2019 perché all'inizio utilizzavo un linguaggio molto tecnico, molto preciso. È ovvio, è importante essere precisi, però la cosa che ho notato è che bisogna essere precisi. L'obiettivo qual è? Se io ho 100 persone che vengono a vedermi, a me piace, o il mio obiettivo è che tutte e 100 si alzano alla fine e riescano a capire cosa è stato detto. Perché non è una gara di lirica, chi sa parlare meglio, o se si parla di fiori bianchi, chi sa più nomi di fiori, ok? Perché già se si parla di fiori bianchi, io che ho un biancospino in giardino so esattamente le fasi di maturazione che profumo hanno. Tu che magari hai il tiglio, io che lo sento molto di meno, sei molto più esperta tu. Quindi non è una gara di lirica, chi sa parlare meglio, ma bisogna far capire che cosa sia nel bicchiere. E secondo me il vino è una cosa molto difficile, perché il vino è difficile, non è una cosa facile, a prescindere dalla semplicità che possa avere un vino rispetto a un altro. E quindi bisogna secondo me utilizzare anche un linguaggio concreto, diretto, facile. Poi naturalmente si può sempre schiacciare un po' il piede sull'accelerazione nel caso che si vede che il pubblico è molto preparato. Però bisogna utilizzare un linguaggio semplice, concreto, capibile per tutti, in modo che tutti si alzino alla fine e dicono dal primo vino all'ultimo vino abbiamo capito. Non abbiamo capito qualcosa? Alziamo la mano e chiediamo. E anche lì cercare di spiegare il più semplice possibile, in modo che capiscano il grande professionista, ma anche il wine lover, che alla fine è quello che dà da mangiare a tutti quanti, perché i grandi consumatori di vino sono più wine lover che i grandi professionisti. Però non pensi che c'è un certo snobismo nel mondo del vino? C'è un po', è vero, c'è, ma perché è creato anche molto dai media, è un po' una gara anche a chi beve meglio, chi beve di più, chi beve la bottiglia più rara. E poi c'è un po' di malinformazione, secondo me, abbastanza spesso. E ci sono diverse fasce di pensiero, secondo me, su cosa può ti piacere di più, cosa può piacerti di meno, le stilistiche anche, dai famosi vini naturali, che tanto vuol dire, tanto è niente, ai grandi classici italiani, a chi si fa la bottiglia per farsi vedere, insomma, con l'etichetta importante. Secondo me sì, c'è secondo me una buona fascia anche che studia, impara, apprende, legge. Si legge poco secondo me, perché mi ricordo anche adesso io leggerò circa una trentina, 30-35 libri dai piccoli ai grandi all'anno, ma per rimanere comunque a contatto e aggiornato. Però si legge anche poco, si informa poco, si parla poco con i produttori. Ascolta, un altro tema, visto che sei il best somm in the world, vino naturale, sì o no? Prima cosa ti faccio una domanda, cos'è? Guarda, ti faccio ridere perché io ho un Instagram abbastanza piccolo perché è molto B2B
avevo mandato in onda, faccio un segmento su questo podcast, si chiama Everybody Needs a Bit of Scienza, Ok. per l'Attilio Scienza, ok? E lui ha fatto un commento, ho fatto un Reels, ok, su questo commento di Attilio Scienza. Ha detto che il vino, la Che forma non più esiste. naturale Che non esiste Ok. praticamente. È stato così polarizzante, è stato il mio Reels più visto, discusso di ogni tempo. Su tante volte si parla, no, che la forma più naturale del vino qual è? Accetto. Esatto. Però naturalmente non vuol dire che lo fanno solo i naturali, perché sono anche, diciamo che i flop e i top li troviamo nei produttori naturali, quindi che lavorano magari in maniera biodinamica, e anche nei convenzionali, perché non è che tutto ciò che è naturale è buono e tutto ciò che è convenzionale è buono. Quindi anche lì, sai, è molto, bisogna prendere a quelle pinze. Ciò che è buono, secondo me, se si chiama naturale, se la maglietta, quando guardi una partita a calcio, se guardi due squadre, due grandi nazionali, a prescindere che tu possa tifare uno all'altra, se ci sono grandi giocatori in campo, vedi una grandissima partita a calcio, ti piace sia l'una che l'altra squadra, perché vedi un bel calcio. A me, se mi bevo delle diverse bottiglie, se una è buonissima e l'altra pure, allora sono contento. Se sono meno buone, comincio a storgere un po' il naso. Sì, le imperfezioni. Diciamo, il vino deve comunque non avere delle imperfezioni. Esattamente, deve essere pulito, Ok. sono d'accordo. Allora, mia ultima domanda, Vai. è perché la regia mi dice che siamo un pochino Siamo a corto. in ritardo, sì, Tagliamo. in curva. Allora, Accelera. l'ultimissima domanda. Food and wine pairing. Ok, abbinamento, vino e cibo. Qual è la tua linea guida minimale, cioè proprio dritta, sempre alla tua nonna? Come si abbina il vino con Se il a mia cibo? nonna gli devo dire, guarda, stai attenta a abbinare il vino, sai le regole base: piatti grassi, vini più acidi, piatti meno grassi, vini meno acidi. Intensità, se vuoi giocare con il tannino, sicuramente con l'alcol puoi andare anche su lavorare un po' più sulla griglia, se si parla di carne, ma anche su di pesce, dipende insomma qualche cosa. Ci sono tantissime linee piccole guida, che però la miglior cosa secondo me qual è? Che tu ti metti, cucini un paio di cose diverse, apri le tue 10 bottiglie, incominci a provare e incominci a scrivere. Mi sa che dobbiamo dedicare una puntata intera sull'abbinamento Food and food and wine wine con Eros, perché mi sta Volentieri. venendo la, come si dice? Colina in bocca. Sì, questa cosa qua. Volentieri. Allora, regia, portaci un bicchiere di vino, perché il nostro motto, non finiamo mai senza un brindisi, perché Cin Grazie, Cin viva. with Italian Wine People è il nostro motto, e oggi siamo in Wine Cube, che è un evento nuovo di wine, Paltesa per wine. Wine per Paltesa. Non so quale sia meglio. Wine Paltesa per tutti, Paltesa tutti per Paltesa. Sì. Paltesa per tutti. Evviva. Wine per tutti. Saluti, Ok? Kim. And it's a wrap. Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie Salute. mille Eros. Grazie a te, Kim. Salute. Ancora. And that's a wrap. Tune in next time for another episode of Stevie's visit to the Wine Cube in Milan. For more fascinating stories from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Chin chin, and thanks for listening.